Ebbene sì, questo weekend si corre con lei. Saranno prove di 2022? Chi lo sa, vi lascio un po' con l'amaro in bocca. Luke, cosa facciamo questo weekend? Primo, secondo. Poi chi dei due non lo so. Sei già partito. Cioè cosa facciamo? Cioè qua stiamo dicendo cosa succederà, non cosa facciamo nel senso primo e secondo. Ciao a tutti, correremo il trofeo inverno qui a Binetto. Ringraziamo Ivan, il direttore del circuito, che ci ha invitato. E io e Luca correremo in sella 2R1 GYTR con il kit GYTR. Poi nel corso del weekend vi spiegheremo nel dettaglio come è strutturato. Sono assolutamente curioso di vedere come va, perché l'ho usata nel 2017. Mi dicono sia diventata veramente una moto tanto efficace e tanto facile da utilizzare. E qui dentro è importantissimo questo aspetto, anche perché mai visto la pista, dovrò adattarmi alla moto in frettissima, perché abbiamo giusto 3 turni il venerdì e poi subito qualifica il sabato e gara la domenica. E voci di paddock mi dicono che i locali si sono allenati veramente tanto. Pensi che sarà un Nord Rules o un Sud Rules? Penso che sarà un Sud-Nord Rules, secondo me ce la battaglieremo fino all'ultima curva. Hai preso subito confidenza con la pista o stai girando come la merda nei tubi? Ma allora, ti dico, il primo turno sono andato davvero piano, vedevo gli alberi crescere, cazzo. Primo turno andato, qui dietro c'è già Luke che sta parlando e per mettermi le ruote davanti. A parte questo, devo essere sincero, la facilità di questa moto è incredibile. È entrato dentro, pronti via, sono veramente vicino già ai tempi di quelli che vanno veramente forte, cosa che di solito non è normale, perché quando entri in una pista mai vista, con una moto che comunque non usi da 5 anni, non è così semplice andare subito al limite. E invece, cavoli, una bicicletta, e lo sappiamo è il punto di forza di Yamaha. Ma prima di tornare in sella per il secondo turno devo ricordarvi una cosa: innanzitutto di iscrivervi al canale per continuare a farmi portare questi contenuti incredibili. Seconda cosa, siamo pronti e stiamo lavorando per la stagione 2022. Quindi come l'anno scorso, ragazzi, se avete un'azienda, se volete far parte dell'avventura 2022, che non posso ancora spoilerare, ci saranno anche 4 ruote, ma ve lo dirò più avanti. In ogni caso, se volete sponsorizzare, avete un'azienda, avete interesse a creare un po' di brand awareness per il vostro marchio, la vostra attività e via dicendo, scrivete una mail agli indirizzi qui sotto in descrizione. Adesso bando alle ciance. Luke, devo chiederti una cosa, ma tu sai cos'è un VPN? Finito il secondo turno della giornata. Oh, cos'era quel VPN? VPN, Virtual Private Network. Ma sono quelle robe un po' zozze. No, però in un certo senso ti protegge dagli hackeroni che vogliono sapere un po' cosa fai, cosa non fai sul tuo computer, perché ti nasconde il tuo indirizzo IP. Lo voglio. Tipo siamo all'estero, vogliamo vedere la MotoGP, ok? Ma dall'estero non possiamo vedere quel dato programma. Cosa facciamo? Facciamo finta di essere in Italia. Quindi il nostro IP sarà in Italia e quindi potremo vedere i programmi che più ci piacciono. Cazzo, figata. E sai qual è il VPN migliore sul mercato e anche il più veloce? NordVPN. Quindi caro Luke, ti lascio qui sotto in descrizione il link nel quale potrai avere un 73% di sconto sul piano biennale e un bonus aggiuntivo gratuito. E oltretutto, se dopo 30 giorni non riesci a vedere la tua MotoGP, puoi disdirlo e verrai rimborsato. Adesso però è ora di entrare in pista perché abbiamo l'ultimo turno della giornata e bisogna tirare fuori questo tempone. Pensi che l'allievo supererà il maestro? L'allievo sei tu, ovviamente. Io credo di no. Così proprio me la...
vi dicevo l'altro giorno, la ospitalità del sud cos'è? È un modo per farti appesantire e andare più piano. Te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fumeggiante! Allora, se si riesce a fare qualcosa in fondo a qua, qui veramente arriva il limitatore, no? Quindi molli e ora che entri dentro sei ancora 9.000-10.000 giri. Quindi senti proprio che c'è il freno che sta lavorando e per farlo smettere devi appoggiargli il primo 10% di gas. Se vuoi possiamo liberarlo tutto. Qua dove c'è la prima del tramonto. Quando arrivo che devo fare il cambio di direzione, la moto diventa molto pesante perché appunto c'è questo discorso del freno motore che tira indietro e quindi... Motore della mappa 1 è molto libera fino a 10.000 giri e poi leggermente frena. Se vuoi possiamo partire da 14,7 molto libera, puoi arrivare da meno 100 a più 25. Secondo me semplicemente non dobbiamo cambiare molto, ma dobbiamo renderlo solo più lineare. Esatto. Perfetto. Domenico, allora, cosa ci dici dopo questa qualifica 1? Io credo che per la prima volta che sei venuto qua potevi risparmiarti il viaggio dalla Spagna a Binetto. Il trofeo inverno qui è una cosa storica, quindi leggere determinati nomi fa molto piacere, diciamolo. Hai vinto il CIV nel 2009. Il signor CIV, non so se... Poi abbiamo il buon Ciacci che corre con me nel National e quindi sarà una gara tosta perché qui non si passa. Non si passa. Non si passa. Bravo. Quindi ragazzi pronti per qualifica 2. Qual è il motto di questo weekend? I giovani non mi capiranno, ma come direbbe il grande Paolo Bitta, un uomo chiamato contratto, chi non risica, non risica. Finché ce n'è viva il re, non c'entra un cazzo. Lo so, è bellissima. Comunque Q2 è finita. Seconda posizione, mi ha fregato il local Francesco Ciacci di anzi meno di un decimino. Noi ancora stiamo un po' capendo i segreti, ma dato che so che a voi piace la parte tecnica partiamo a bomba. Non ve l'ho spiegata prima, ve la spiego adesso. R1 GYTR. Cosa c'è qui sotto rispetto a un R1 normale? Molto semplicemente questo è il kit B, dove la parte ciclistica viene completamente rivista. Ovviamente abbiamo un mono TTX, delle Nix 30 all'anteriore come cartucce e cablaggio YEC, motore originale e ovviamente scarico da pista. Come avevo visto in qualifica è già una base veramente interessante, soprattutto in queste piste non grandissime dove spesso girano gli amatori, dove è molto meglio avere una moto agile stile bicicletta rispetto a avere i motoroni. Cambia tutto ovviamente nei circuiti più grandi. Vi dico un'altra cosa, come avete visto qui abbiamo cercato una sella che mi aiutasse a causa della mia altezza e di trovare soprattutto il triangolo pedane, sella, manubrio più preciso possibile per la mia stazza, perché ve lo dico spesso, è importantissimo prima di stare a cambiare lo scarico, le cose, trovare la posizione di sella che non ci stanca, che ci fa entrare in contatto con la moto e ci trasmette le maggiori sensazioni. Se noi siamo accovacciati, appesi al manubrio, capite bene che serve a poco mettere scariche elettroniche e via dicendo. Comunque Yamaha vi mette a disposizione anche un altro kit, il kit A, dove è la moto così bombardata, motore, cam,
qualsiasi tipo di diavoleria, ovviamente a un prezzo un attimino diverso. Ma domani gara 1, quindi entriamo in pista, andiamo in sella e chi vincerà? Bah. Ragazzi, può essere anche la gara d'allenamento, ma l'emozione che ti genera dentro è sempre la stessa. Farfalle nello stomaco, tensione, soprattutto per il fatto che non sembra, ma è sentitissima, cioè sembra la finale dei mondiali. Sopra i box non c'è più un posto libero, tribune stracolme, bellissimo, era da tanto tempo che non vedevo gli spalti così pieni. Quindi direi che i ragazzi del nord è ora che diano un po' di spettacolo. Partenza non male, sono partito senza launch perché non mi fidavo, preferivo partire alla vecchia, quindi per adesso tutto sotto controllo, anche se c'è il buon Domenico che i primi 3 giri ce li ha belli tosti. Mamma mia che nervoso in sto tornantino, ogni volta che esco mi parte il posteriore, è dato anche un po' dal fatto che non abbiamo messo a postissimo il rapporto, dato che non abbiamo avuto tanti turni e soprattutto ho voluto una moto che si potesse guidare con la stessa marcia in tutto il guidato, in modo da stancarmi di meno e aiutarmi un po' con i limitatori quando dovevo andare a frenare. Il problema è che avendo qualcuno davanti adesso mi accorgo che in uscita in effetti sono un po' basso di giri e dal Ducatone lì davanti un pochino perdo. Ma non disperiamo, la gara è lunga, mettiamoci sotto e facciamo il passo.
demolizione è andata vicinissima a fatturare in una maniera molto pirotecnica. Per fortuna mi sono salvato, ma questo non è il principale problema. Il principale problema è che ho questo freno che inizia un attimino a diventare molto spugnoso. Incrociamo le dita. No, cavoli. Come avete visto mi si è alzata dietro perché la prima pinzata mi ha sbattuto sulle dita, quindi ho dovuto aprire la mano e poi tornare a frenare. Sto giro è andata così, probabilmente una bollicina nell'impianto che non si era mai presentata durante il weekend, quindi peccato. Sono costretto a fermarmi perché assolutamente non ha senso rischiare in questa situazione. Purtroppo va così, avevamo avuto già delle avvisaglie durante i turni, però come avete visto sono arrivato in fondo lì al dritto, ho ripreso in mano la leva, sono riuscito a fermarmi, però ho rifatto un altro giro per vedere come andava, ma nada. Quindi il team con Sonny ha detto basta, facciamo le cose fatte bene. Tac. Cambiamo pompa per gara 2, vediamo di risolverla, anche perché se non la risolviamo così non si può fare altro, non è colpa di nessuno. Quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo video con gara 2. Mi raccomando, rimanete sul canale, sarà una gara pazzesca.